Onegaishimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo video. Oggi vi parlerò dei samurai, vi parlerò ancora dei samurai, ma vi dirò le cose che nessuno vuole che si sappiano sui samurai. Dopo la sigla. Beh ragazzi, bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo Martuscelli, sono un insegnante di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, non c'è bisogno di nessun abbonamento, il canale è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali per voi amanti delle arti marziali. Se vuoi partecipare a rendere questo progetto sempre più interessante, di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, semplicemente puoi farlo iscrivendoti al canale, attivando la campanellina e condividendo i miei video. Lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Bene, iniziamo con l'argomento di oggi. Oggi voglio parlarvi dei samurai, ma lo faccio mettendo a nudo la verità. Molti articoli parlano sui samurai in un modo praticamente impeccabile, ma è davvero così? Ci sono delle cose che è meglio che non si sappiano sui samurai? Beh, naturalmente sì, e visto che praticamente, come dice il titolo del mio canale, sono un samurai moderno, sono in grado di dirvi quali sono queste cose. Quando pensiamo ai samurai ci vengono in mente queste antiche immagini del Giappone, dove questi samurai senza macchia, senza paura, si buttavano in delle battaglie incredibili, difendevano i più deboli, insomma lottavano per il bene con un codice che tutt'oggi i giapponesi si portano dietro. Il samurai nell'immagine di come lo conosciamo noi possiamo dire che è nato intorno al 1500. Il primo mito sui samurai è quello del Bushido, questo codice antichissimo che il samurai si portava dietro. I samurai si attenevano rigorosamente a questo codice. Beh ragazzi, non è proprio così. Non esiste nessun libro antico riferito ai samurai che riporta il codice Bushido dei samurai. E sapete perché? Perché il codice Bushido è una cosa molto recente, possiamo tornare indietro infatti per trovarlo solo di un centinaio di anni. Probabilmente se nell'antico Giappone avresti chiesto del codice Bushido, un samurai ti avrebbe guardato probabilmente con occhi strani, perché semplicemente il codice Bushido dei samurai scritto non esisteva. È vero che il samurai cercava di attenersi a certe regole, ma non avevano niente a che vedere a un codice che è stato scritto tantissimi anni dopo e che praticamente non c'entrava niente con la vita che portava avanti regolarmente un samurai. Un'altra delle immagini però distorte che è arrivata fino a noi è quella del samurai che dà la propria vita per salvare il padrone, che dà la propria vita per salvare degli innocenti, insomma è quello del samurai che è sempre pronto a sacrificarsi per il bene di qualcuno. Ragazzi, il fatto è che questa cosa è veramente sbagliata. Di fatto i samurai erano né più né meno dei mercenari. Avrebbero continuato ad onorarti semplicemente se tu li avessi pagati abbastanza. In modo molto superficiale funzionava così: un padrone terriero voleva prendere anche la parte del suo vicino, aveva i soldi per farlo, assumeva dei combattenti che potevano combattere al posto suo, li mandava a combattere contro gli altri contadini o contro gli altri guerrieri del suo avversario e avrebbe preso poi loro le proprietà. I samurai avrebbero onorato questo patto, ma fino a quando fossero stati pagati adeguatamente. Non è raro infatti incontrare nella storia alcuni samurai che avevano preso i soldi da un padrone e poi li avevano presi anche dall'altro e poi praticamente erano spariti, oppure si erano schierati dalla parte che gli sembrava più comodo tenere. Insomma, se pensate che tutti i samurai erano senza macchia, beh, vi state sbagliando. Una delle parole ricorrenti durante la casta dei samurai era proprio questa: slealtà. Il samurai era capace di girare le spalle in ogni momento al proprio padrone. Ma veniamo a quella che è l'immagine ormai riconosciuta e indiscussa del samurai. Il samurai con la sua spada. La spada è la vita, è l'anima del samurai. Anche questa immagine qui del samurai è sbagliata. Una delle armi più usate dai samurai in battaglia era l'arco con le frecce. Infatti per gran parte della battaglia i
combattenti samurai lottavano a cavallo. Usare un katana mentre stiamo cavalcando non è che sia la cosa ottimale. Man mano che la guerra e le tattiche proseguivano, i samurai si trasformarono anche in cavalleria pesante, ma anche in questo caso non usavano la spada, ma usavano delle picche e delle lance, che risultavano molto più efficaci. Queste armi lunghe risultavano molto più efficaci sul campo di battaglia. Una cosa però è vera, che i samurai erano gli unici guerrieri autorizzati a portare una spada. Questo fatto storico qua infatti è vero. Sentendo queste cose magari qualcuno può dire: no, non voglio crederci, no, non voglio crederci, il samurai era un guerriero senza paura, il samurai era un guerriero onorevole, un samurai degno, un samurai vero non potrebbe mai fare queste cose qua. Ragazzi, il mito del samurai in gran parte è tenuto in piedi da delle bugie, ma questo non è sempre una cosa negativa, perché a volte dovete pensare che ci sono delle verità all'interno di altre verità. C'è un racconto che parla di un samurai che aveva regalato una spada al suo piccolo figlio. Questo figlio di samurai aveva ricevuto appunto in dono la sua prima spada. Per fare pratica usò questa spada per tagliare uno dei ciliegi del giardino. Il giorno dopo il samurai si accorse del ciliegio tagliato nel giardino. Chiamò suo figlio e gli chiese: sei stato tu a tagliare il ciliegio con la spada? A questo punto il figlio rispose: padre, non posso mentire, sono stato io a tagliare il ciliegio. Il samurai, che all'inizio aveva in mente di punire il figlio, rimase colpito dalla sua risposta. E quindi, apprezzando l'onestà e il coraggio di essere onesto appunto di suo figlio, decise di non punirlo. Questa storia è inventata, quindi non è una verità, ma all'interno di questa storia si nasconde una grande verità. Il piccolo samurai, nonostante la sua giovinezza, aveva dato prova di essere una persona onesta e onorevole. A volte i messaggi più belli, le migliori realtà, vengono da dei messaggi che in realtà non sono. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Vi ricordo, continuate a iscrivervi al canale, lasciate like, lasciate un commento, perché perlomeno finché mi sarà possibile, state diventando veramente numerosi, però finché mi sarà possibile io leggerò e risponderò a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo video. Domo arigato!